Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima diretta a cui assistete. Allora, buon pomeriggio, oppure buongiorno, oppure buonasera, in base a dove vi trovate nel mondo. Come state? Leggo qualche commento. Dopo 6 giorni come tanti è arrivato il giorno più bello della settimana, il sabato italiano. Che meraviglia! Grazie mille Perry per questo commento, molto carino. Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi parliamo di un verbo importante. Come leggete nel titolo, parliamo del verbo piacere. È importante perché lo usiamo sempre, tutti i giorni. E quindi è molto importante capire bene questo verbo per usarlo bene. Perché la struttura della frase è particolare, diciamo così. Grazie mille per il super adesivo. Grazie, troppo gentile. Grazie di cuore. Allora, ciao dalla Polonia, tornata alcuni giorni fa dalla bellissima Sardegna. Che bello, beata te. La Sardegna è stupenda. Vorrei tornarci presto. Spero che sia andato tutto bene. Allora, il verbo piacere. Come prima cosa ripassiamo la coniugazione al presente. Ho evidenziato il presente indicativo del verbo piacere. Scusate un attimo, devo chiudere la finestra perché ci sono troppi rumori. Un secondo. Leggiamo la coniugazione al presente. Io piaccio, tu piaci. Lui, lei formale piace. Noi piacciamo, voi piacete, loro piacciono. Quindi vedete che questo verbo è coniugato a tutte le persone. Piaccio, piaci, piace, piacciamo, piacete, piacciono. Perché dico questo? Perché spesso, si parla solamente della terza persona singolare e plurale. Per dire le cose che ci piacciono, no, mi piace leggere, mi piace il mare, mi piacciono i libri, eccetera, eccetera. Quindi spesso l'attenzione è solo sulla terza persona singolare e la terza persona plurale. Ma in realtà questo verbo può
essere usato a tutte le persone e oggi vediamo molti esempi di questo. Qui sì, avevo messo questa è una presentazione che ho fatto con tutti i verbi, ma a noi in questo momento, ehm, ci interessa solamente il presente, perché dobbiamo capire bene la struttura della frase e dobbiamo anche sapere che con questo verbo usiamo sempre e solo i pronomi indiretti. Quindi ci colleghiamo alla lezione della scorsa settimana sui pronomi indiretti. Mi piace un sacco questo argomento. Bene, meno male. Allora, analizziamo questa frase davanti a noi. Mi piace questo libro. Qual è il verbo? Il verbo è ovviamente piace, piacere. Piace alla terza persona singolare. Perché? Perché il soggetto è questo libro. E quindi che cos'è mi? Mi è il pronome indiretto, che significa a me. Quindi, se io dico mi piace questo libro, mi è l'oggetto indiretto, significa a me. Il soggetto è questo libro. Quindi il verbo è alla terza persona singolare perché il soggetto è alla terza persona singolare. Questo libro. Quindi che cosa capiamo? Capiamo che con il verbo piacere l'ordine della frase è un po' diverso dalla regola classica. In italiano l'ordine di una frase è soggetto, verbo, oggetto, che può essere diretto o indiretto, è uguale. Nel caso del verbo piacere, l'ordine si inverte, quindi al primo posto nella frase normalmente, generalmente c'è l'oggetto indiretto con un pronome indiretto. Va bene? Quindi con il verbo piacere usiamo solo i pronomi indiretti perché piacere è un verbo intransitivo. Piacere a qualcuno. Va bene? Vediamo un altro esempio con un altro pronome indiretto. Ci piacciono le canzoni di Battisti. Lucio Battisti è stato, perché non c'è più, è stato un grande cantautore. Quindi il verbo è piacciono, terza persona plurale, perché il soggetto è al plurale. Le canzoni di Battisti.
A chi piacciono le canzoni di Battisti? A noi. Quindi ci piacciono le canzoni di Battisti. La frase con un ordine classico sarebbe: "Le canzoni di Battisti piacciono a noi", però nessuno parla così nella vita vera. È una struttura che con il verbo piacere non usiamo con l'ordine tradizionale. Quindi ci piacciono le canzoni di Battisti. Va bene? Allora, leggo degli esempi. Mi piace molto usare il verbo piacere. Esatto. Ci piacciono le lezioni di Lucrezia. Sono contenta. Ci piace il sabato italiano. Benissimo. È corretto dire: "Le canzoni di Battisti ci piacciono"? Sì, è corretto. Questa è una variante informale, perché al primo posto metti il soggetto e al secondo posto metti il pronome. Quindi sì, è possibile, è un altro modo di dire questa frase, che però non è l'ordine tipico, però è corretto. A noi ci piacciono le canzoni di Battisti è sbagliato, giusto? Allora, grammaticalmente sì, non è corretto perché c'è una ripetizione. A noi ci e la ripetizione è pesante. A noi significa ci e ci significa a noi. Quindi non è necessario usare la ripetizione. Quindi grammaticalmente con la ripetizione è grammaticalmente sbagliato. Però nella conversazione, se una persona vuole dare enfasi a questa informazione, non è strano sentire: "A noi ci piacciono". È un rafforzativo che è possibile sentire nella lingua informale. Vediamo un altro esempio: mi piace molto usare il congiuntivo. Ottimo. Mi piacciono molto le dirette. Esatto. Qui c'è un uso del passato remoto. Mi piacque moltissimo visitare l'Italia per la prima volta e mi piace sempre tanto ogni volta che ci vado. Bene, bene. Allora, vediamo un altro esempio, andiamo avanti. Vi è piaciuta la cena? Ah, qui in realtà no, c'è il passato c'è il passato prossimo, ancora non l'abbiamo fatto. Quindi andiamo avanti. Quindi per riepilogare, con il verbo piacere
l'ordine della frase è oggetto, verbo, soggetto. Con il verbo piacere usiamo sempre i pronomi indiretti e poi per il futuro, quindi questa è un'informazione che è importante quando studiamo il passato prossimo, siccome piacere è un verbo intransitivo, l'ausiliare è sempre essere. Okay, ma questo per il momento è, un'informazione che mettiamo in pausa. Allora, se avete altri esempi o altre domande, questo è il momento per farle, le domande, perché poi, vediamo un altro punto importante del verbo piacere, cioè il fatto che coniughiamo questo verbo anche alle altre persone, come, vedete negli esempi sullo schermo. Quindi per esempio: "Ti piaccio? Io piaccio a te." Il soggetto è io. Però che cosa succede? Succede che il soggetto possiamo quando il soggetto è un altro pronome soggetto, possiamo eliminarlo, toglierlo, ometterlo. E quindi dico semplicemente: "Ti piaccio." Quindi come capiamo il soggetto? Il soggetto è chiaro se osserviamo il verbo. Torniamo sempre lì, torniamo sempre sull'importanza del verbo. Le piaci molto. Qual è il soggetto? Tu. Tu piaci molto a lei. Ma diciamo semplicemente le piaci molto. Non ci piacete quando vi comportate così. Il soggetto qui è voi. Voi non piacete a noi quando vi comportate così. Allora, con il pronome loro usiamo gli. Gli piace qualcosa, se vuoi mettere il pronome al primo posto. Altrimenti dobbiamo dire piace loro qualcosa. Vi ricordate che la scorsa lezione abbiamo visto l'uso di gli e loro come pronomi indiretti della terza persona plurale. Se volete ripassare questo punto, vi invito a guardare la lezione 15. Un esempio: vi piace giocare a calcio? Esatto. Questo è un esempio delle frasi con il verbo alla terza persona, in questo caso singolare.
Posso dire quanto mi piace la tua libreria? Certo, è un'esclamazione. Quanto mi piace la tua libreria. Quindi significa che la mia libreria ti piace tanto. Sì, sì, è corretto. La musica jazz, senza D, mi piace molto o mi piace un sacco la musica jazz? Allora, sono corrette tutte e 2 le frasi. Qual è la differenza? Allora, apro un documento. Perché? Dipende dalla conversazione, cioè dipende da come evolve la conversazione. Perché? Allora, un secondo che condivido lo schermo. Allora, se io dico: "Mi piace molto la musica jazz", quindi io inizio potenzialmente un dialogo e dico: "Mi piace molto la musica jazz", perché l'elemento, l'informazione nuova, cioè il soggetto in questo caso, viene messo dopo. Se invece dico: "La musica jazz mi piace molto", questo è il dialogo che è già iniziato, il dialogo continua. Quindi probabilmente qualcuno ha detto un'altra cosa prima sulla musica jazz. Per esempio, uhm, ascolti la musica jazz? La risposta può essere sì. La musica jazz mi piace molto. Quindi dipende dal dialogo, dalla conversazione, dal contesto. È sempre in una conversazione, è sempre un discorso di introdurre informazioni nuove e poi nel corso del dialogo riprendere quelle informazioni, con i pronomi per esempio. Esatto, esatto, grazie per la domanda. Per esempio, qualcuno può iniziare il discorso dicendo: "Preferisci la musica jazz o" cos'è che avevi suggerito Martin? La musica classica. "O la musica classica?" Quindi qui ritorniamo a, la musica jazz mi piace molto. Quindi sono 2 frasi corrette. Cos'è che cambia? Qual è la differenza? La differenza è nel momento del dialogo. Va bene? Quindi dipende sempre dal dialogo. Dovete pensare al dialogo, va bene? Uhm
Allora, io direi di andare a questo punto e vedere altri verbi che funzionano come piacere, cioè con i pronomi indiretti al primo posto nella frase. Va bene? Per esempio, il verbo bastare. Ci bastano 5 €. Per esempio, stiamo andando a fare colazione al bar e abbiamo pochi soldi contanti, ma io dico: "Non ti preoccupare, ci bastano 5 €." Questo che vuol dire? Vuol dire che 5 € sono sufficienti per fare colazione al bar. Quindi a noi bastano 5 €. Ci bastano 5 €. Poi c'è il verbo servire, però servire con il significato di essere necessario, quindi con il significato strumentale del verbo, non servire con il significato di portare qualcosa al tavolo in un ristorante, per esempio. Va bene? Quindi servire con il significato di essere necessario. Per esempio: "Ti serve la penna blu?" Cioè: "A te serve la penna blu?" Un altro esempio è il verbo mancare, che significa sentire la mancanza. Per esempio: "Mi manchi tanto." Quindi tu manchi tanto a me. Va bene? Vediamo qualche esempio che state scrivendo. Per esempio: "Mi basta 1 ora." Sì, con l'apostrofo perché ora è femminile. "Mi basta 1 ora per fare qualcosa." Esatto. Quindi a me basta 1 ora. Magari bastassero 5 €. Dipende da dove vai in realtà. È possibile, fidati. Uhm, mi servono 2 scatole. Esatto, mi servono 2 scatole di non lo so, non mi viene in mente niente. 2 scatole di fagioli, per esempio. 2 scatole di fagioli. Ci serve un aiuto. Esattamente. Serve un aiuto a noi. Benissimo. Mi manca l'Italia. Esatto. Mi mancano 5 € per comprare questa maglietta. Esatto, quindi qui c'è un altro significato di mancare, cioè
non ho. Se dico: "Mi mancano 5 € per comprare questa maglietta", significa che non ho 5 € per raggiungere il prezzo della maglietta. Mi basta un caffè. Esatto. È sufficiente un caffè. Per esempio la mattina. Mi basta un caffè. Mi serve il suo consiglio. Consiglio è maschile. Quindi mi serve il suo consiglio. Mi servono così tante lezioni di italiano. No, non così tante in realtà, perché leggo i tuoi commenti e non mi sembra. Non così tante. Mi manca viaggiare di più. Sì. Mancano è plurale. Sì, perché loro mancano, sarebbe la terza persona plurale. Mh-mh. Mi bastano questi esercizi per migliorare il mio livello di lingua italiana. Esatto, mi bastano. Mi manca la mia mamma. Mi serve l'acqua. Mi servono i libri da leggere. Ci serve il libro di Lucrezia, videogrammatica, autopromozione. Oggi non ho detto mai autopromozione. E come mai? Grazie Irene per averlo ricordato. Mi serve un passaggio per andare all'università. Bellissima questa frase. Mi serve un passaggio per andare all'università. Mi manca il cibo messicano. Ottimo, direi. Uhm Allora, scusa la domanda fuori tema, questo plurale che hai usato nel titolo, "essere sufficienti", è un esempio dell'impersonale. Sì, è un esempio della frase impersonale. Bene, mi manca il mare. Bene, bellissimi esempi. Mi servirebbero 2.000.000 €. 2.000.000 è plurale, quindi ed è il soggetto, perché 2.000.000 € servirebbero o servono al presente a me. Mi servirebbero 2.000.000 €. Quindi ricordate che il verbo deve essere accordato con il soggetto. Se il soggetto è plurale, alla terza persona, anche il verbo deve essere plurale.
Eh sì, sarebbe bello avere 2.000.000 di €. Quante cose potremmo fare. Poi un altro esempio: ci manca, senza sì, ci manca giocare a calcio con gli amici. Ci manca giocare a calcio con gli amici. Mi basta la tua compagnia. Bene. Mi manca il cibo egiziano, perché il soggetto è il cibo egiziano. Quindi il cibo egiziano manca a me. Mi manca il cibo egiziano. A tutti ma a qual allora anche a te manca il mare. Anche a me manca il cibo messicano. Anche a me. Che cosa? Non lo so. Ti manca qualcosa comunque. Qualcosa che abbiamo detto. Ci mancano i nostri nipoti. Benissimo. Questo esempio introduce, se vogliamo, un altro verbo che possiamo usare come piacere, bastare, servire e mancare, cioè il verbo rendere. In questa frase: "Mi rende felice la tua biblioteca", anche se possiamo dire: "La tua biblioteca mi rende felice", o "la tua libreria", forse. Allora, quando rispondi: "Basta così" al ristorante, è un caso diverso? No, è sempre il verbo bastare, ma è usato alla forma impersonale. Basta così. È sufficiente così. Uhm, no, non è riflessivo, ma neanche questi esempi sono riflessivi. Bastare non è un verbo riflessivo. Le interessa vedere la casa? Esatto, interessare è un altro verbo che usiamo come piacere, bastare, servire e mancare. Le interessa. In questo caso stai usando la forma di cortesia, vero? Interessa a lei. Le interessa con la lettera maiuscola. Benissimo. No. Allora, altri verbi sono sembrare, mi sembra bello, ti sembra troppo costoso? Quindi qualcosa che in questo caso è il soggetto, ma possiamo omettere.
Quindi mi sembra troppo costoso. Stiamo parlando di un cellulare e dico: "Mi sembra troppo costoso." Il soggetto è il cellulare. Sembra a me troppo costoso. Vediamo altri esempi con sembrare. Mi sembra una buona idea. Esatto. Mi sembra un bel posto. Esatto. Un altro esempio con bastare: mi basta questo video per imparare questi verbi. Spero che sia così. Mi sembra incredibile, esatto. Magari un amico vi racconta una storia e tu dici: "Mi sembra incredibile", che può essere sia negativo sia positivo. Mi sembra incredibile, può essere una storia incredibile, può essere una storia bellissima, fantastica, ma anche incredibile, troppo, strano per essere credibile. Le parole mi sembrano complicate. Mi sembra difficile questa lezione. Ci restano 20 minuti prima dell'atterraggio. Questa mi sembra una cosa giusta. Va bene. Un esempio con capitare, in questo caso al passato prossimo. Ti è capitato mai di conoscere un italiano sgradevole? A me no. A me sì. Sì, succede. Quindi un altro verbo che possiamo usare con i verbi con i pronomi impersonali è, succedere oppure capitare, sono sinonimi. Quindi ti capita qualcosa, ti succede qualcosa, cioè succede a te, capita a te. Mi capita sempre di rimanere senza soldi. Mi sembri tanto triste. Che incubo, ti succede sempre di notte quando stiamo dormendo. Di fare incubi. Allora, vediamo questa domanda e riflettiamo. Pensate anche voi alla risposta. Perché non mi sembro bello? Allora, puoi dire questa frase, ma è un po' strana, perché sembro è io, quindi tu stai dicendo che tu ti sembri bello, hai l'impressione di essere bello.
Cioè, stai parlando di te stesso. Ehm, non è una frase che diresti, no, è come dire: "Mi piaccio", "Io piaccio a me". È un po' autoriferita come frase. E non è ovviamente, come dice Angel, non è riflessivo. Vediamo un altro esempio: "Mi capita di commettere errori quando studio l'italiano". Certo, è assolutamente normale. Capita a tutti. Allora, vediamo questa domanda perché ci, permette di introdurre gli altri 2 verbi, restare e rimanere, con il significato di avere a disposizione. Il tempo. Parliamo di tempo. Ci restano 10 minuti. In questo caso è personale, perché restano 10 minuti a noi. Per esempio, vi capita mai di andare a visitare dei musei dove c'è un tempo per entrare e c'è un tempo di visita? Quindi, per esempio, il vostro biglietto dura 1 ora e quindi voi dite: "Ah, ci restano 10 minuti." Però a voi è un tempo "vostro" tra virgolette, va bene? La domanda è: la frase "ci restano 10 minuti" vuol dire la stessa cosa come "ci mancano 10 minuti"? Allora, ho un attimo un dubbio perché mancare non lo uso con il pronome indiretto. Mancano 10 minuti, vuol dire che ci sono 10 minuti prima di fare qualcosa. Mi dovresti dare un contesto, perché le frasi così da sole sono un po', troppo simili per essere distinte. Quindi se ti vengono in mente degli esempi più specifici è meglio. Esatto, vero? Ci mancano 10 minuti suona stranissimo. Effettivamente sì. Adesso mi sto confondendo anche io, però sì, c'è qualcosa che non mi quadra in questa frase. Mancano 10 minuti, non è personale, non può essere personale. Quindi non possiamo usarlo con il pronome. Io direi semplicemente: mancano 10 minuti, senza il pronome.
Con il pronome indiretto usiamo mancare quando c'è il significato di sentire la mancanza di una persona o di qualcosa. Però quando usiamo il verbo mancare con il significato di tempo, manca 1 ora, mancano 10 minuti, siccome è una frase impersonale, se vogliamo, è strano usare il pronome indiretto. Quindi io, vi consiglio di usare il verbo mancare con il tempo senza pronomi. È strano però grammaticalmente corretto? Allora, il punto è che se dico, per esempio, uso il navigatore per avere il percorso e il navigatore dice che mancano 3 chilometri per raggiungere la destinazione. Quei 3 chilometri che mancano per chiunque fa quel percorso. Quindi non è una cosa personale. Non posso dire: "Mi mancano 3 chilometri". Non lo non ho un dubbio, sapete? Mhmm, no, forse direi: mancano 3 chilometri, sì, per un percorso sul navigatore. Mancano 10 minuti sul percorso. Sì, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince oggi, ma, possiamo riparlare di questo la prossima volta. C'ho qualcosa che non mi convince in questo momento, ma potrebbe essere la stanchezza. Allora quando io dico: "Mancano 3 chilometri" o "Mancano 3 minuti", non significa ho bisogno di 3 chilometri o 10 minuti per arrivare. Significano che ho percorso già una parte di strada e resta un'altra parte di strada da fare. Il significato di avere bisogno in italiano è una necessità fisica, spesso, una necessità anche emotiva, una necessità che non c'entra in questo contesto. Quindi non significa "ho bisogno di". Ho bisogno di è un verbo, avere bisogno di, che usiamo quando dite: "Ho bisogno di correre, ho bisogno di camminare, ho bisogno d'aria, ho bisogno di stare all'aperto", proprio una necessità. Quindi in questo caso non è il significato.
Allora, ci siamo confusi abbastanza per oggi. Quindi, direi che possiamo anche fermarci qui per oggi. Facciamo, qualche minuto in meno. Il verbo piacere lo trovate al capitolo 16 della videogrammatica. Quindi, nel libro ci sono anche gli esercizi con il verbo piacere e i verbi simili, che quindi hanno la stessa struttura della frase. Va bene? Allora, io, vi ringrazio di essere stati qui con me anche oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo, va bene? Quindi vi auguro un buon fine settimana, un buon proseguimento e a sabato prossimo. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.